Come si chiama? Florio Antonio, Dove è nato? Cusano Mutri, Benevento. Questa vigna che vediamo qui è sua? Eh sì, è conduzione familiare. Fate il vino per consumarlo in famiglia, Sì, insomma. sì, in famiglia, poca roba facciamo, non è che facciamo i quintali di vino, giusto un poco per noi in famiglia, per gli amici, Ma innanzitutto per gli amici. da quanto tempo fa la vigna? Da quanto tempo si occupa di Ma io sono nato viticoltura? qua, mio padre, questa è stata piantata nel 71-72, poi più sopra c'è sta l'altra, si è piantata nel 90, 90, 91 e sotto là c'è sta l'altra che è stata piantata nel 97-98. Lei come ha imparato? Come si diventa Da mio viticoltore? padre, si tramanda da padre in figlio. Poi il vino piace, se è buono piace. Ma come si diventa viticoltore? Lei come ha imparato? Cioè, ha visto suo padre? L'ha Vedendo mio seguito? padre, ho dei parenti a Castelveneto che hanno parecchia vigna, allora i consigli si vedono, si sentono, uno mette in atto quello che vede. Che tipo di vite utilizza? Allora questo è Malvasia, si chiama, Malvasia nera. Poi qua è una buona porzione Merlotto, poi ci sta un poco di Lambrusco e Trebbiano Toscano, un po' di Falanghini, cioè è un misto, non è tutta una sola qualità, diciamo, è un misto, alcune roba teniamo da vecchia data, dai nonni che teniamo noi qua, Vecchia data di che tempi parliamo? ma 1940 minimo, che ci stava, che teneva mio nonno, le ho tagliate io e ho messo quelle nuove. Ma che tecnica di viticoltura utilizza? Diciamo tendone più che altro, però tengo pure quell'altra che sono a filari. Questa qua messa a dei vecchi tempi, prima si usava così, diciamo a tendone, poi dopo mano a mano si è usato che va a filari. Cioè, quindi qua prima nel sagno, in tutto il sagno, diciamo che la tecnica prevalente era questa a tendone. Diciamo di sì, sì. Poi dopo mano a mano uno si va meglio a lavorare, si va meglio a raccogliere, soprattutto tutta un'altra cosa. E suo padre era proprio un contadino viticoltore, cioè lavorava, era questo il suo lavoro No, oppure mio faceva padre altro? faceva l'operaio, lavorava l'operaio, però a conduzione familiare faceva queste cose, cioè, come faccio io, diciamo, non è che si faceva per famiglia, per uso di casa. Ma qua nel sagno molte persone hanno una propria vigna familiare, diciamo. Diciamo di sì. A noi qua, diciamo a Cusano sì, però se scendiamo giù verso Cerreto, Telese, San Lorenzello, là lo fanno per lavoro, diciamo, perché ne tengono parecchia, diciamo. Non come a noi qua, facciamo 10 quintali di vino, 5, cioè non è che facciamo chissà che. Le giorni di festa in cui dovevate celebrare qualcosa in particolare, non so, un compleanno, un matrimonio, a Natale, a Pasqua, che tipo di vino si beveva? Sempre questo nostro. Sempre il vostro. Si metteva da parte il migliore e quando che succedevano questi eventi si Si utilizzava. apriva la bottiglia, Si sì. apriva la bottiglia, la damigiana, non la bottiglia, la damigiana. La damigiana. Sì. Si beveva quando si ammazzava il maiale, era una grande festa. Quando? Quando si ammazzava il È maiale? dicembre, gennaio, qua tutte in famiglia, ogni famiglia ammazzava il maiale. Oggi io, domani mio zio, cioè tutti per un mese diciamo, si faceva tutto a giro, ti devi prenotare, dice oggi lo faccio io, domenica prossima lo fa quell'altro, allora tutti era una grandissima festa, oramai non si fa più niente. Gli anziani sono deceduti, non ci stanno. I giovani non se ne fregano di tante cose. Come mai si usavano le damigiane e non le bottiglie? Allora si usavano le damigiane e maggiormente si usavano le botte di legno. Mm. Io le ho usate fino a poco tempo fa. Però dopo con la botte di legno c'è un poco troppo lavoro, troppe cose. Ora siamo passati ai contenitori d'acciaio Ed è più, cambiato il vino passando le non cambia considerazioni? niente, il contenitore d'acciaio non cambia niente. La botte se la rimani un poco, se non controlli, perché la botte assorbe, allora ogni un mese diciamo devi
riboccare, se no il vino va tacito. Come si prepara il vino? Io uso ancora la vecchia tecnica di mio padre. Cioè? Raccogli, metti nell'ase, macina, quella rossa la facciamo direttamente senza togliere i raspi. Quella bianca invece togliamo i raspi. E poi dopo sta là, bolle una settimana, 10 giorni, dipende come va, e poi si mette nella botte e finito. Si travasa un paio di volte per togliere l'impurità sotto e finisce qua, niente di più. Che cosa rappresenta per lei il vino? Ha un significato particolare? Le ricorda qualcosa in particolare? In mano a mio padre, se non c'era la bottiglia sulla tavola cioè non si mangiava, diciamo. E ancora oggi la bottiglia ci deve stare. E la falanghina rappresenta qualcosa o no? Ma non è che mi piace tanto, sinceramente. Cioè, se dovessi identificare, scegliere qual è il vino del Sannio, quale individuerebbe? Per me è il mio. È il suo. Ok. Si tiene tanto dal 15 agosto, per esempio, dalla giornata dell'Assunta, non si fa il vino, o con la giornata di San Sebastiano. È uguale per fare il maiale. La giornata di San Sebastiano non si tocca il maiale, cioè la roba di carne non si tocca per noi. Perché? Vecchie credenze, si dice così. E quindi questa, diciamo, è l'unica... Sì, l'unica cosa è quella. Non c'erano, non lo so, delle preghiere che si facevano per... o altre cose che non No. sono preghiere per favorire il raccolto? Noi qualcosa mai, così? noi mai. Mai. Qualche bestemmia sì, ma preghiere no. Va bene, grazie mille. Grazie a voi. Grazie mille.